custom ISO come quelle che ti ho presentato in tutti questi giorni, RevIOS, Ghost Spectre oppure Phoenix Lite, sono così veloci? Beh, semplicemente perché gli sviluppatori tolgono da Windows alcune componenti più o meno importanti che vanno ad appesantirlo e naturalmente senza queste componenti quando andiamo ad installare la ISO il nostro sistema risulta più veloce. Però abbiamo visto anche che in certi casi ne viene compromessa la sicurezza oppure in altri casi mancano alcune funzionalità importanti o semplicemente altre volte vorremmo fare il lavoro un po' diversamente. Allora, in attesa, e questa è una grande anticipazione, di mostrarti come creare la tua ISO personalizzata, un video che sto già preparando, voglio mostrarti oggi come agire sul tuo sistema già installato, con un programma velocissimo che non richiede installazione e che semplicemente con un clic ti consente di configurare a tuo piacimento ciascuno di questi parametri. Il rovescio della medaglia è che oggi non riuscirò a mangiare un cucchiaino di Nutella oppure un cucchiaino di burro d'arachidi e neanche un biraghino, perché l'esecuzione di questo programma è talmente veloce che non lascia né spazi né pause. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Prima di entrare nel vivo e partire con il tutorial di oggi, vorrei fare 3 precisazioni. La prima è che probabilmente ti sarà comparsa questa barra grazie ad un magico aggiornamento di Windows che è stato tirato fuori dal cappello a cilindro. Personalmente la trovo veramente molesta e nel caso in cui ti si sia aperta per la prima volta ti basterà fare clic sul pulsante disattiva la barra di ricerca e non comparirà più. Ma se inavvertitamente tu avessi fatto clic su ok, ho capito, per disattivarla in un secondo tempo ti basterà andare sui 3 puntini e togliere il segno di spunta dalla voce di menu che dice avvia automaticamente la barra di ricerca. Quindi, fatto questo, la barra non si avvierà al riavvio successivo. In ogni caso, ad abundantiam, io clicco anche il pulsante disattiva la barra di ricerca, che come vedi scompare. La seconda precisazione che vorrei farti è che il programmino che ti mostrerò oggi funziona su tutte le versioni di Windows a partire da Windows 7 a finire a Windows 11, ovviamente comprese tutte le intermedie. Oggi te lo mostrerò sia sul nostro Windows 10 che come vedi è già avviato, sia su Windows 11 per farti vedere delle piccole sfumature e delle piccole differenze tra i due. La terza ed ultima precisazione riguarda l'uso corretto di VirusTotal, ma questo lo vedremo in corso d'opera, quindi rimbocchiamoci le maniche e partiamo con il tutorial di oggi. Come sempre, la prima cosa da fare è aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andare a digitare Helzerg Optimizer. Il primo risultato che ci sarà mostrato sarà relativo al sito github.com. Clicchiamoci su e verremo catapultati in una pagina che ci consente di scaricare tra i vari il file optimizer15.1.exe. Naturalmente, se lo scaricherai tra un po' di tempo, il file potrà avere un nome diverso e avere un numero più elevato. Per sicurezza, comunque, sul sito www.gentiluomodigitale.it, nella sezione download, ti lascerò una copia di questo file se vorrai scaricarlo direttamente di là. Facciamo clic sul file che ci interessa e in pochi secondi il file viene scaricato sul nostro computer. Quello che dovremo fare a questo punto è cliccare sulla frecciolina, scegliere la voce mostra nella cartella e potremo chiudere il browser e trascinare questo file sul nostro desktop. A questo punto potremo chiudere la cartella e prima di andare ad eseguire il file, come anticipato poco fa, andiamo a fare una scansione con VirusTotal. Quindi, come ti ho mostrato nel tutorial relativo a VirusTotal, andiamo ad aprire Google Chrome, andiamo sul sito VirusTotal, apriamo la pagina di VirusTotal, clicchiamo sul pulsante Choose File e sul nostro desktop andiamo a scegliere il file Optimizer 15.1. Clicchiamo su Apri
e vediamo che parte la nostra scansione. Ora, come puoi vedere, VirusTotal rileva con 4 antivirus su 70 questo file come sospetto. La domanda che dobbiamo porci a questo punto: è significativo il numero di 4 su 70 per dire che un file sia infetto? Ovviamente probabilmente no. La seconda domanda da farci è: quali sono gli antivirus che lo rilevano come sospetto? Andiamo a leggerne i nomi e vediamo che sono Icarus, Palo Alto Networks, Max Secure e Webroot. Scommetto che non ne hai sentito nominare fino ad ora neanche uno. Questo dovrebbe metterti ulteriormente in allarme. In terzo luogo, la domanda è: il file che sto analizzando che cosa va a fare? In questo caso, come ti ho detto nella descrizione, è un file che agisce sui file di sistema di Windows, quindi è logico che abbia un comportamento vagamente assimilabile a quello che fa un virus, perché il virus va ad infettare decisamente quei file. In questo caso, allora, queste evidenziazioni sono chiaramente da considerarsi dei falsi positivi. Se infine, e poi prometto che la pianto una volta per tutte, andiamo a vedere che cosa pensano di aver rilevato questi antivirus, vediamo che questo va a trovare un Trojan generico, questo Trojan.gen. L'altro trova un generic malware. L'altro infine trova un Trojan malware sospetto sus gen generico. Quindi non hanno la più pallida idea di quello che hanno trovato e ce lo spacciano come un rilevamento. Perché ho fatto tutto questo discorso? Semplicemente per dirti che, come tutti gli altri strumenti, anzi a maggior ragione, VirusTotal va usato con un attimo di criterio e buonsenso. Possiamo finalmente chiuderlo e tornare al nostro programma. Andiamo ad aprirlo facendoci doppio clic sopra. Accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo. E come vediamo, la prima cosa che viene fatta è una scansione hardware e software del nostro computer. Quindi il programma si configurerà di conseguenza. Infatti vediamo che la seconda voce qui in alto riporta Windows 10. Se avessimo utilizzato, come vedremo a breve, Windows 11 sarebbe stata differente. Una cosa importantissima che possiamo fare dopo aver avviato il computer è andare sulla voce Options e selezionare come linguaggio l'italiano. L'interfaccia cambia aspetto e riporta appunto la lingua italiana. Torniamo sulla prima voce in alto, quella che si chiama universale, e andiamo a vedere che cosa ci consente di fare la prima finestra. Una prima cosa che possiamo notare è che se passiamo sopra ognuna di queste voci appare un segno di sottolineatura. Questo perché se ci clicchiamo sopra ci comparirà una finestrella con una descrizione dettagliata di quello che fa la relativa opzione, sempre in lingua italiana. Quello che ti consiglio di abilitare nella prima finestra sono queste voci qui. Innanzitutto il miglioramento delle prestazioni. Successivamente andiamo a disabilitare il rallentamento della rete, a disabilitare la segnalazione errori, che sostanzialmente serve a mandare una copia dei nostri messaggi di errore a Microsoft. Non disattiverei l'assistente di compatibilità nel caso in cui dovesse capitarti di utilizzare una versione più vecchia di un programma rispetto al sistema operativo che utilizzi. Se non disponi di una stampante puoi tranquillamente disabilitare lo spooler di stampa, altrimenti lascialo attivo perché diversamente la tua stampante non funzionerebbe. Sicuramente alzi la mano chi ha usato un fax nell'ultimo anno, quindi andrei a disabilitare il servizio fax e allo stesso modo possiamo disabilitare i tasti permanenti, che sono quelle scorciatoie di Windows che ci consentono, per esempio, premendo 5 volte il tasto Shift di fare qualcosa, oppure tenendo premuta la barra spaziatrice per oltre 5 secondi di farne un'altra. Non va assolutamente disabilitato lo smart screen. E attenzione, lo smart screen è un sistema di protezione
dei file dai virus, e questo è il motivo per cui il quarto antivirus, quello che non ti ho citato, che era l'unico con un po' più di buon senso, giustificava il motivo per cui vedeva questo programma come potenzialmente malevolo, appunto perché ha la possibilità di disattivare una funzionalità antivirus. Naturalmente, ripeto, lasciamo attiva la funzionalità Smart Screen e possiamo scegliere se disabilitare il registro di sistema, cosa che personalmente non ti consiglio di fare perché lo trovo molto utile in casi di emergenza. Possiamo disabilitare il superfetch, ma solo se abbiamo un disco SSD. Se invece utilizziamo un disco meccanico sarà opportuno lasciarlo attivato perché in questo modo il nostro computer sarà più veloce. Possiamo scegliere, io lo faccio di solito, di disabilitare l'ibernazione. Possiamo fare un test e provare a disabilitare il timestamp NTFS, che può ridurre il numero di accessi al disco e quindi velocizzare il disco stesso. Lascio invece sempre abilitata la ricerca perché può essere utile in molti casi. Consiglio di disabilitare tutte le telemetrie dei vari software e allo stesso modo di disabilitare le telemetrie di Windows. Possiamo ancora disabilitare la condivisione di media player, disabilitare, se non lo utilizziamo in una rete domestica, il gruppo Home, e disabilitare sicuramente, per una questione di maggior sicurezza, i protocolli SMB1 ed SMB2. A questo punto potremmo scegliere di premere questo pulsante per riavviare il PC ed applicare le modifiche, oppure continuare con la nostra configurazione e riavviarlo una volta che avremo terminato di farla per tutte quante le voci di menu. Passando alla seconda voce, Windows 10, potremo sicuramente andare a disabilitare lo storico di accesso rapido, a disabilitare le persone, ad abilitare i percorsi per i file lunghi e a disabilitare il controllo TPM 2.0 che ci consentirà su macchine Windows 10 di effettuare comunque l'aggiornamento a Windows 11 anche se per caso non ne avessimo i requisiti. Se disponiamo di Windows su un tablet oppure su un convertibile non andremo a disabilitare i servizi sensori, che sono quelli che sentono appunto se la macchina è in posizione orizzontale o verticale e così via. Se invece disponiamo di un notebook o di un PC fisso andiamo a disabilitarli. Possiamo scegliere di togliere il servizio Cast to Device, io di solito lo lascio attivo. Questo è il servizio che ci consente di inviare per esempio a un Chromecast oppure ad un Amazon Fire Stick il contenuto del video del nostro computer. E possiamo scegliere se abilitare il mixer del volume classico. Se andiamo a guardare il volume di Windows appare in questo modo, abilitando invece il mixer del volume classico lo vedremo comparire in quest'altro. Scelta personale. Non consiglio assolutamente di disabilitare gli aggiornamenti automatici né quelli del Microsoft Store. Invece consiglio di disabilitare l'Insider Service, che consente al nostro Windows di ricevere degli aggiornamenti ancora sperimentali e non completamente testati. Se poi abbiamo delle periferiche vecchie, e questo è utile, lo vedremo soprattutto su Windows 11, possiamo escludere i driver dagli aggiornamenti, perché in certi casi alcune periferiche con i nuovi driver non funzionerebbero più. Nuovamente e per l'ultima volta andiamo a disabilitare i servizi specifici di Windows 10 relativi alla telemetria. Personalmente disabilito sempre Cortana. Clicco volentieri su aumenta la privacy per disabilitare alcuni servizi di geolocalizzazione o di biometria. Disattivo decisamente gli annunci nel menu start, che sono quelli che ci compaiono qui. Disabilitiamo ancora la telemetria di Edge, quella per Windows 10 specifica, e come ho mostrato prima possiamo rimuovere definitivamente la Discover Bar di Edge, quella che potrebbe comparire
comparire all'avvio del nostro computer. Se siamo dei gamer possiamo scegliere di abilitare la modalità di gioco. Se non disponiamo di un Xbox andiamo decisamente a disabilitare Xbox Live e consiglio generalmente di disabilitare anche la Game Bar. Infine, solitamente su queste tre voci disabilito la prima relativa a Windows Inc. e la terza degli appunti in cloud perché la trovo davvero superflua. A questo punto la nostra configurazione, chiamiamolo il nostro stripping, è terminato. Non abbiamo bisogno di fare grandi cose nelle rimanenti voci che però vado ad illustrarti prima di riavviare il computer, sia per applicare le modifiche sia per mostrarti molto rapidamente quali sono le differenze quando utilizziamo Windows 11. Le cosiddette app UWP, ovvero le app della Universal Windows Platform, sono delle app che generalmente vanno lasciate stare esattamente come sono, ma che in alcuni casi vanno rimosse. Il consiglio generale è di lasciare stare tutti quanti i vari .NET e di andare a togliere invece le varie app che possono essere per esempio le app di Xbox oppure le app di Skype e così via. Te lo mostro molto rapidamente. Una volta selezionate ci basterà fare clic sul pulsante disinstalla e quindi confermare la disinstallazione per vederle rimosse dal nostro Windows. In avvio potremo trovare tutte quante le app che vengono avviate all'accensione del nostro computer e andare a deselezionare quelle che non intendiamo rimuovere automaticamente. Nella voce app comuni abbiamo un ennesimo installatore di app, tutte quante gratuite, che possono essere scaricate a scelta nella versione 64 o 32 bit selezionandole e cliccando sul pulsante scarica. Abbiamo quindi anche qui un'altra utility di pulizia in cui ci basterà selezionare tutti quanti i settori che vogliamo pulire. Mi raccomando a non selezionare le password, altrimenti le cancellerai, o se lo fai sii certo almeno di sapere che cosa stai facendo e di averne una copia salvata. Abbiamo poi una funzionalità riguardante il ping che ci serve a misurare sostanzialmente la nostra velocità di rete, un editor per i file host, ma questa è una cosa molto tecnica che serve ad impedire l'accesso a determinati siti, un comodo riparatore delle voci di registro. Per farlo ci basterà cliccare su abilita tutto e consiglio anche di aggiungere la voce riavvia anche Explorer e cliccare sul pulsante ripara per effettuare tutte quante le riparazioni, appunto. Quindi c'è una voce hardware che ci mostra un elenco di tutto quello che è installato dal punto di vista hardware sul nostro computer ed una voce integrazione. Questa voce serve a inserire dei programmi in esecuzione automatica sul nostro computer tramite queste voci SOT, per cui potremmo andare a scegliere un file eseguibile, attribuire la relativa icona e cliccare sul pulsante aggiungi modifica per aggiungerlo. Infine l'ultima voce l'abbiamo già vista, relativa alle opzioni, che oltre a consentirci di cambiare la lingua ci consente anche di cambiare il tema del nostro programma. Una volta finite tutte quante le modifiche, quello che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante riavviare per poterle applicare sulla nostra macchina. La macchina si riavvierà automaticamente e le modifiche saranno effettive. Ed eccoci invece sull'interfaccia dell'Optimizer, ma installato, come puoi vedere, su un Windows 11. Ci sono alcune voci che meritano una particolare attenzione, mentre tutto il resto del programma è esattamente identico alla versione per Windows 10.
Quello che ti consiglio è assolutamente di non disabilitare la sicurezza basata sulla virtualizzazione, ovvero la cosiddetta sandbox. È molto importante e Windows la utilizza per racchiudere in una bolla di sicurezza i file potenzialmente infetti prima di lasciare che questi eseguano dei processi sul nostro computer. La seconda voce molto importante è relativa all'esclusione dei driver dagli aggiornamenti. Attenzione, se hai qualche periferica un po' vecchia ma che funziona correttamente su Windows 11, il mio consiglio è di disabilitare gli aggiornamenti dei driver, in modo tale che questa periferica continui a funzionare, perché i nuovi driver a volte paradossalmente peggiorano la situazione e rendono inutilizzabili queste periferiche. Abbiamo poi qualche cosa di specifico relativo a Windows 11, cioè la possibilità di allineare la barra delle applicazioni a sinistra, e questa è assolutamente una questione di gusti, e poi la possibilità, io di solito li disattivo, di disabilitare i widget, la chat e gli stickers che alleggeriscono un po' il sistema. Infine sono degne di nota queste ultime tre voci che sono relative a delle funzionalità di Windows 11. Lo Snap Assist è quello che ci consente di massimizzare una finestra quando indugiamo su di essa con il mouse. Abbiamo poi la possibilità di abilitare sul tasto destro il menu classico al posto del nuovo menu di Windows 11. Infine la possibilità di abilitare la modalità compatta in Explorer, che sostanzialmente semplicemente riduce lo spazio in visualizzazione tra un file e l'altro. Sarebbe davvero complesso effettuare manualmente ciascuna di queste modifiche, che invece questo programma ci consente di effettuare con un singolo clic. Per quanto riguarda le altre funzionalità le ho mostrate brevemente, perché sinceramente ci sono altri software che abbiamo visto in precedenza sul canale che consentono di fare le stesse cose. Non escludo però che possa essere molto comodo avere tutto quanto a disposizione su un unico programma, soprattutto perché questo qui è un programma portable, quindi puoi metterlo tranquillamente su una chiavetta, non richiede, come hai visto, alcuna installazione, e puoi tenerlo sempre in tasca, magari per modificare il PC di un amico. Probabilmente avrai trovato un po' lunga la spiegazione di tutte quante le voci, ma sinceramente è una cosa che io trovo molto utile, soprattutto ad esempio quando un cliente mi porta un computer che non vuole formattare e il cui sistema va alleggerito sensibilmente. In questo caso mi viene in soccorso questo programmino molto semplice, e spero che allo stesso modo possa venire in soccorso a te se ne avrai l'esigenza. Detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.